Questa sera in Imprese Possibili parleremo di valvole e attuatori. Qui con noi per parlarcene do il benvenuto al dottor Thomas Buizza, Operation Manager di Omal SPA di Brescia. Grazie e benvenuto. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Buonasera, grazie, è un piacere. Allora, partiamo dalla storia di questa azienda. Quando nasce e come poi si evolve? Allora, l'azienda nasce nel 1981, il fondatore è il signor Agostino Bonomi, è un imprenditore che ha una storia alle spalle, ha una famiglia imprenditoriale alle spalle nel mondo delle valvole e degli attuatori pneumatici. Si sviluppa nel corso dell'anno al punto che nel 2001 creiamo un'altra azienda, uno spin-off, si chiama Atotech SPA, focalizzata per il mercato estero. Oggi l'azienda ha raggiunto, dopo questi 40 anni, quest'anno festeggiamo i 40 anni, ha raggiunto più di 80 paesi nel mondo. È un'azienda che è nata nel tessuto imprenditoriale bresciano, a cavallo tra la Franciacorta e la Valtrompia, e da lì poi è partito, diciamo, il successo che ci ha portato oggi a raggiungere oltre i 50 milioni di euro nel mondo. Quindi voi lavorate più all'estero che in Italia? Sì, il nostro mercato di riferimento sicuramente è il mercato estero. L'80% del nostro fatturato viene fatto fuori dai confini italiani. I mercati nostri di riferimento in Europa sono sicuramente il mercato tedesco e francese, e fuori dall'Europa abbiamo l'americano, e il russo e il cinese. E i settori invece nel quali operate quali sono? Ma sono settori, diciamo, abbastanza trasversali. Abbiamo un ampio spettro, fortunatamente, nel quale i nostri prodotti possono essere impiegati. Possiamo andare dall'oil and gas al petrolchimico, al farmaceutico, ma il prodotto può andare anche in settori come l'alimentare, piuttosto che nell'ambito del trattamento acque o in altri settori. In generale nei settori dove c'è la necessità di avere performance all'interno dell'impianto. Bene, qual è il vostro core business? Cioè, cosa effettivamente fate per tutti questi settori? Ma il nostro core business direi che è la progettazione e la produzione. Siamo un'azienda che non solo produce, ma è un'azienda dove il valore aggiunto viene creato sicuramente all'interno dell'ufficio tecnico, nell'R&D. È lì che sostanzialmente facciamo e portiamo avanti il nostro vero valore aggiunto. Non è un prodotto che possiamo semplicemente definire a catalogo, è un prodotto che viene customizzato per i nostri clienti, e quindi il primo servizio è la consulenza che il nostro team di tecnici commerciali, i nostri ingegneri, riesce e deve fare nei confronti dei clienti. Normalmente il cliente viene e ci evidenzia delle necessità, delle difficoltà all'interno del proprio impianto. A volte non ci dice nemmeno il fluido che dobbiamo intercettare per una questione di diritto industriale, ma sappiamo semplicemente le temperature, le pressioni che il nostro prodotto deve intercettare. E qui è necessaria quindi una consulenza attenta tra i nostri tecnici e i tecnici del cliente. Una volta stabilito, diciamo, il prodotto, progettato il prodotto, c'è tutta la fase realizzativa. Ma qual è il prodotto, quali sono i vostri prodotti principali, che poi sono customizzati sicuramente, ma quali sono? Il prodotto è sicuramente l'attuatore pneumatico. Abbiamo tutte e due le tecnologie all'interno dell'azienda. Storicamente l'azienda ha sempre fatto questo attuatore pneumatico in alluminio con la movimentazione scotch-yoke. Recentemente abbiamo sviluppato anche un altro attuatore pneumatico, il rack and pinion, che ha un'altra tecnologia, proprio per riuscire a soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Quali funzioni hanno questi attuatori? Questi attuatori hanno la capacità di aprire e regolare le valvole che sono montate all'interno degli impianti. Sono degli attuatori che per tipologia devono ciclare milionate di volte. Normalmente gli impianti nei quali vengono impiegati i nostri prodotti sono degli impianti che hanno la necessità di funzionare 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Quindi quello che noi garantiamo al nostro cliente è che il prodotto, una volta che è inserito nell'impianto, riesca a soddisfare l'alta ciclicità di cui l'impianto ha bisogno. E come affrontate voi le crisi, specialmente quella attuale?
Allora, la crisi ne abbiamo, in questo recente passato, insomma, abbiamo affrontato quella del 2009 e quella appunto in cui diciamo, sembra che stiamo uscendo orora. Sicuramente sono delle crisi che ci hanno messo in difficoltà, ma non ci hanno in nessun modo fermato. Abbiamo avuto chiaramente un calo come fisiologico del fatturato, ma lo stiamo velocemente recuperando. È un approccio sul mercato che fortunatamente è costruito nella storia, negli anni, molto diversificato, e quindi il fatto di essere presente in 80 paesi ci permette comunque di gestire la crisi andando a diversificare il rischio. Il fatto di essere anche in così diversi settori ci permette anche in questo caso di gestire il rischio in modo intelligente. Nella fattispecie l'anno scorso, quando siamo entrati in piena pandemia, abbiamo cercato di sviluppare ancora di più quella che è la presenza nostra online. Quindi abbiamo portato il nostro sito dalle 5 lingue alle 8, inserendo il turco, il cinese e il russo. Visto che non si poteva viaggiare, abbiamo strutturato dei nuovi tutorial per presentare i 3 progetti, i 3 nuovi prodotti che abbiamo presentato sul mercato, e abbiamo strutturato un nuovo configuratore di prodotto che inserisse anche l'accessoristica a bordo macchina. E qual è stato il risultato di questa evoluzione così rapida? Così rapida è la necessità, e ci siamo accorti che se non si è attenti al cambiamento del mercato imposto o in qualche modo intuito, si riesce poi a perdere delle fette di mercato. L'osservatorio per noi deve essere sempre molto alto. Il fatto di essere presenti nei paesi in modo così diverso ci permette di avere delle antenne sul mercato per riuscire a capire dove stanno andando le esigenze dei nostri clienti. Quindi anche se questo cambiamento è venuto con rapidità, in realtà siete stati molto attenti ai dettagli. Molto attenti ai dettagli. Diciamo che la catena decisionale è molto corta. Fortunatamente siamo una media impresa italiana gestita da una famiglia di imprenditori che ha però questa capacità di essere flessibile e di riuscire a prendere decisioni molto velocemente. Chiaramente i dettagli fanno la differenza, ci permettono un attimo di distinguere anche quello che può essere il nostro prodotto da un prodotto di altri competitors. Ecco, insomma. per cui parliamo dei vostri punti di forza. Allora, sicuramente abbiamo detto la flessibilità. Sicuramente sì. La customizzazione, sì. E cos'altro vi caratterizza in maniera importante? Direi in modo importante la capacità di produrre internamente. Ci piace definirci appunto dei veri produttori di valvole e attuatori. Abbiamo un processo molto internalizzato che vanno dalla pressofusione alla lavorazioni meccaniche, la verniciatura, lo stampaggio plastica, il montaggio, il collado, e viene tutto fatto internamente. Quindi questo ci caratterizza perché in questo modo riusciamo a tenere sotto controllo il dettaglio. Normalmente chi produce e è nel settore metalmeccanico difficilmente ha anche la pressofusione di alluminio o ha lo stampaggio plastica, ma noi lo abbiamo voluto internamente proprio perché ci sono dei particolari nella nostra distinta base che è meglio tenere sotto controllo, e averli in casa è sempre meglio, insomma, ecco. Questo diciamo ci contraddistingue per il dettaglio. L'altro punto di forza direi che andiamo su un ampio spettro di materiali, cioè noi andiamo a lavorare dall'alluminio all'ottone, all'acciaio, e anche in situazioni molto particolari anche i cosiddetti acciai esotici, quelli che hanno una difficoltà di lavorazione importante ma che garantiscono poi però in impianto una compatibilità chimica molto elevata. E come si fa invece a mantenere un Made in Italy in un'azienda come la vostra che è molto estera? Ma direi che tutto nasce dalle radici, cioè l'imprinting è forte e chiaro. Dobbiamo cercare di portare avanti questo Made in Italy con difficoltà, ma nello stesso tempo anche con tanta forza. Solo per darle un esempio, noi il 95% della catena di fornitura italiana, l'85% è nella provincia di Brescia o nelle province limitrofe. Quindi direi che nell'arco di 200 km possiamo dire siamo quasi a chilometro zero, insomma, quindi questo sicuramente è un orgoglio. Un Made in Italy che trova addirittura anche nel design dei nostri prodotti un tocco tutto italiano. Alcuni dei nostri prodotti sono disegnati dalla creatività di Giugiaro Design, quindi anche questo ci permette di dire che non solo il prodotto all'interno è Made in Italy, ma anche all'esterno è Made in Italy. Quindi insomma unici a 360 gradi. Ci si prova. E per quanto riguarda invece il futuro, quali sono i vostri progetti e quanto è importante per voi la sostenibilità?
Allora, i nostri progetti futuri sono quelli di mantenere questo grado di innovazione che stiamo portando avanti con ottimi risultati. Sicuramente anche quest'anno usciamo con dei nuovi prodotti e riusciremo a rimanere sul mercato solo grazie a questa innovazione. È un'innovazione che ha trovato anche sul mercato una presenza con l'apertura di una nuova filiale negli Stati Uniti, quindi il potenziamento di questa nei prossimi mesi è uno degli obiettivi, e l'attenzione in generale a quello che può essere il mercato del Far East. In generale direi che dobbiamo mantenere attenta l'attenzione sulle dinamiche che ci possono essere. Tutti i cambiamenti che ci possono essere devono permetterci di ragionare se il nostro prodotto o se il nostro servizio, perché sembra che vada anche molto il manifatturiero nell'ambito del servizio, ci possa traghettare. La sostenibilità che accennava poc'anzi è un elemento che ci contraddistingue da sempre. Diciamo che negli anni è cambiata, direi, la forma, la sostanza è sempre stata la medesima, cioè la volontà da parte della famiglia di investire anche non solo nella propria azienda ma anche nel tessuto e nel territorio che abbiamo intorno. Al di là della filantropia che è tipica dell'azienda, quindi qualche necessità emerge, qualcuno viene a bussare alla porta, il signor Amedeo e il signor Agostino sono sempre attenti a questa necessità, ma recentemente abbiamo anche iniziato un percorso che è quello della certificazione B Corp, che è una certificazione americana che mette in risalto, in evidenza tutto quello che probabilmente tipici un po' del nostro fare silenzioso bresciano non era mai stato messo in evidenza. E questa certificazione B Corp, che noi abbiamo raggiunto 3 anni fa, ha trovato, diciamo, in questi mesi, il board ha deciso a febbraio che addirittura andremo a cambiare lo statuto societario per diventare società benefit, che diciamo, è abbastanza tipico in una realtà medio, di taglio medio come la nostra, ma la volontà è proprio di guardare non solo al fare impresa, ma è importante anche come farlo. Il fatto di certificarsi Benefit Corporation vuol dire appunto cercare di andare oltre quello che è il modo di fare impresa oggi. Bene, allora io vi auguro veramente buon lavoro e continuate con la sostenibilità perché è molto importante. Grazie Ringrazio mille. tantissimo il dottor Thomas Buizza, Operation Manager di Omal SPA, per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.